Allora, corso di utilizzo di attrezzi per l'orto leggeri con Emil. Che cosa mi hai portato, Emil? Allora, questo è un ciclo coltivatore, cioè un attrezzo con due ruote e dietro un sarchiatore oscillante che ci aiuterà a diserbare. Questo pezzo qua invece vedremo dopo come si monta, si mette al posto del sarchiatore oscillante e serve a rincalzare, esatto, a rincalzare le colture tipo fagiolini o qualsiasi altro. Per poter diserbare sulla fila, quindi fra le piante, visto che sono seminati molto fitti uno vicino all'altro, facendo una leggera rincalzatura o con una semplice zappa o con questo attrezzo si diserba la fila e poi si dà un sostegno ai fagiolini nel caso che insomma, ci sia un po' di vento o altro, le tiene più in su, sarà meglio. Allora, diciamo che io dovrei averlo un po' più basso, quindi devo fare un passo avanti e un indietro? Sì. Allora, Emile è appena passato con il sarchiatore tra la fila dei fagiolini e quella dei peperoni. Sembra che non sia successo niente, invece questo è il convolvolo e voilà, è stato staccato e anche questo. Questo no, Emile. No, perché questo è sul lato. E sul lato non l'abbiamo preso. Vabbè, comunque funziona. Stiamo sarchiando! Allora, la difficoltà è nel tenere in alto. Ok? Tenere in alto cosa? Il sarchiatore, perché è un attrezzo che tende ad andare giù in profondità. Ah, ok, così faccio meno fatica. Esatto. In pochi minuti si fa tutta la fila. Questo è il convolvolo a cui abbiamo tagliato la testa. Comunque ricresce. Però, Sì, però ricrescerà, però intanto le abbiamo tolto la fotosintesi, ripassiamo e prima o poi muore. E poi comunque nel frattempo i fagiolini sono saliti. Quindi tu che ne pensi di questo attrezzo? Eh beh, l'ho portato io, quindi molto bello. È un attrezzo comunque per orti un pochino grandi, non troppo piccoli, perché ha un certo costo in sé all'acquisto, permette di risparmiare tempo e la schiena, perché vedete che quando lo utilizziamo abbiamo sempre la schiena molto dritta, quindi non siamo giù a zappettare e la schiena spaccata. E poi anche, insomma, fa risparmiare tantissimo tempo, quindi è senza dubbio molto valido. In 10 minuti, una volta che uno ha fatto qualche metri, insomma, prende un po' il colpo, prende la mano e è un attrezzo che non ha nessuna difficoltà, nessuna conoscenza particolare per poter utilizzarlo. Ci sono comunque Pochi bulloni da stringere. esatto, dei qualche bulloni da stringere, ma anche la possibilità di cambiare l'altezza e quindi adattare l'attrezzo a una persona più o meno alta. Per il momento siamo sulla posizione più alta, che magari sarebbe anche, cioè, insomma, anche per me è già un po' alto, ma ho la posizione intermediaria lì, Ci sono i buchi di qua. da questi buchi, o proprio la posizione bassa, permetterebbe di lavorare ancora meglio. Così si va sicuri, spediti, veloci e si completa la sarchiatura. È utile anche per rompere la crosta. Esatto, si rompe la crosta, permette all'ossigeno di entrare all'interno del terreno e quindi lo tiene ben areggiato. E qui c'è tutta l'erba che ho tagliato, Guardate un po', gramigna, convolvolo soprattutto, quelle proprio più invasive. E così si bloccano proprio sul nascere. Devo dire che lo strumento è efficace e mi diverto anche ad utilizzarlo. Altro che palestra, ha tolto tutte le erbe spontanee in un passaggio. A toglierne una per una con la zappetta o a mano ci sarebbe voluto un sacco di tempo e un sacco di fatica. Così maneggevole, diciamo, facile da utilizzare, senza motore, senza complicazioni, è che ha diverse funzioni. Basta cambiare l'accessorio e adesso vi faccio vedere un altro utilizzo. Andiamo a rincalzare i fagiolini. Montiamo l'altro attrezzo? Allora, basta, per cambiare attrezzo basta svitare questa vite. Ah, ok. Questo serve a rincalzare, adesso lo vorrei montare nel verso giusto. Ok. Si infila qua dentro
si blocca così. Si blocca con questa vite, così vedi. Semplicemente. E qua abbiamo dei denti Ah, che ci permettono di regolare la larghezza del rincalzo. Siamo su dei fagiolini mezzi grandi, quindi mi metterei a questa almeno misura. quello centrale, diciamo. Sì, quello sì. Con gli Agigia succedono anche queste cose. Arriva Mario e mi porta, ve lo faccio vedere. Yeah! Ma chi è il vero raccoglitore delle ciliegie? Faccio vedere, ecco. Te la faccio anche assaggiare, vuoi assaggiare? Adesso andiamo a rincalzare la piantina, cioè le mettiamo la terra più vicina al gambo, in qualche modo la rendiamo più stabile e più forte, giusto? Esatto. Questo le dà un po' di resistenza al vento, le dà un po' più di umidità lì dove c'è il gambo, dove ci sono le radici, perché c'è un po' più terra, quindi evapora meno, e in più se ci sono le piante piccole appena germogliate, l'erbaccia appena germogliata, rincalzando le copriamo e le facciamo fuori. Oh, Emilia ha tagliato una foglia, fate attenzione quando lo utilizzate. E la foglia non fa niente. Basta, siamo, funziona, ce l'hai, non ce l'hai, ci metti lo strumento. Questo attrezzo funziona bene quando la terra è fine, se ci sono delle zolle troppo grandi invece abbiamo difficoltà. Sì, anche le piante avrebbero difficoltà a Per crescere. evitare la zolla grande ricordiamoci di lavorare il terreno quando è in tempera, non quando è Esatto. troppo bagnato. Evitiamo al massimo gli attrezzi rotativi e proviamo sì, a lavorare la terra sempre come è giusta. Insomma, se uno prepara il terreno bene può utilizzare qualsiasi attrezzo, incluso la zappa, bene, se no ha problemi per... Comunque con questa lavorazione abbiamo comunque ossigenato, anche con questo lavoro qua abbiamo contribuito a rompere la crosta. Assolutamente, sì. Sì. Su questo attrezzo possono essere montati tantissimi diversi attrezzi e quindi insomma questi sono due, ma ce ne sono altri che permettono di fare altre lavorazioni. Oggi abbiamo imparato a sarchiare e a rincalzare con questo attrezzino leggero, e quindi è un buono strumento per chi ha l'orto un po' più grande. Quando abbiamo delle file abbastanza lunghe con questo possiamo fare velocemente senza troppa fatica. Emilia, grazie. Grazie a voi e insomma spero che vi abbia piaciuto. Assolutamente. Allora, puoi portare via l'attrezzo e la prossima volta me ne procurerò uno mio e intanto vado a controllare i danni che hai fatto di fronte. Ah, bene, hai ragione. Vedi, qui ci sono già i fagiolini, per fortuna questi non li ha rovinati. No dai, sto scherzando, stanno benissimo le piante.